Nel video della settimana scorsa, Sebastiano ha iniziato a predisporre l'intero impianto di filtraggio dell'acqua, anche se ci sono ancora alcune parti da completare. Infatti, in questo video l'attenzione sarà prevalentemente focalizzata sul camper. Inoltre, abbiamo preso la decisione di rinnovare anche l'aspetto esterno di Zinzi, optando per un cambio di colore su alcune parti della motrice. Vi invitiamo a guardare il video fino alla fine. Mi sono spostato un attimo fuori perché devo andare dal ferramenta a prendere dei raccordi per finire l'impianto filtrante all'interno. Però siccome dobbiamo spostare l'impianto di scarico, cioè la valvola di scarico dell'acqua, delle acque grigie, vedo se mi serve qualcosa, quindi sto cercando di capire dove andrò a metterla, perché in questo spazio qua la marmitta se ne andrà, la dovrò spostare perché ci andranno i gavoni che abbiamo acquistato. Gli sto dando un leggero invito al tubo per poter mettere il raccordo, perché questi sono modificati. Alla fine avevo tutto a disposizione, quindi l'unica cosa che ho modificato è ho messo una curva qui, così da avere lo scarico che scende verso il basso e il gavone gli arriverà proprio davanti, quindi almeno ci sta il gavone. E questa è una cosa fatta. Ora mi sposto, vado a prendere i raccordi che mi servono, devo prendere una T per poter inserire un doccino esterno prima di andare a mettere l'impianto di filtraggio. Dopo aver recuperato il materiale necessario per proseguire il lavoro, Sebastiano ha accidentalmente bagnato il trapano e per questo motivo, per portarmi avanti, adesso mi metto a smontare la marmitta, perché dovrò andare ad installarla lateralmente a causa appunto dell'installaggio dei gavoni. Dovrebbe essere un lavoro abbastanza semplice, perché vado a smontare appunto il supporto della marmitta qui, dello scarico. In teoria dovrei riuscire a tagliare il terminale dello scarico e inserirlo nella parte anteriore senza dover fare troppe modifiche. Sono riuscito a togliere l'ultimo supporto dove va innestato appunto il terminale. Ora devo riuscire a sfilare il terminale. Sono riuscito a smontare la marmitta. Non molto facilmente, ma ce l'ho fatta. Ho dovuto tagliarla però in 3 pezzi perché altrimenti non usciva, che era talmente lunga la marmitta originale dei pompieri che era un po' complicato. Però i pezzi adesso ce l'ho qui e ora dovrò andare a vedere come poterla reinstallare dove voglio metterla. Quindi la mia idea è installarla davanti alla ruota posteriore. Questo è il punto in cui voglio fare uscire la marmitta dalla parte alta qui, perché lì c'è un innesto dove posso andare a inserirla e quindi la soluzione migliore è qua. Allora, un po' di aggiornamenti. Devo portare il terminale a saldare perché è acciaio, quindi non posso saldarlo, perché ho comprato la saldatrice, quindi potrei, ma siccome è acciaio non posso saldarlo, quindi devo portare il terminale a saldare. Nel frattempo sono riuscito a fare il buco del rubinetto esterno che voglio andare a mettere. Il trapano si è asciugato e quindi ho fatto il buco, adesso ve lo mostro, eccolo qua, foro fatto. Quindi adesso vado dentro e mi finisco questo impianto di filtraggio e l'impianto del rubinetto esterno per lavarmi le mani e la doccia. Sono riuscito, i 3 filtri sono installati, devo andare semplicemente ad installare ancora 2 flessibili per fare un attacco rapido, okay? Così almeno quando dovrò smontare i filtri, quando dovrò cambiare i filtri, tolgo il flessibile che è molto veloce e mi cambio i filtri. Quindi qua c'è la pompa dell'acqua che pesca con questo flessibile direttamente dal serbatoio, dove c'è la levetta rossa lì in fondo, quella che chiude l'acqua del serbatoio. Poi qui sotto, in uscita dalla pompa dell'acqua, ho messo una T a stringere multistratto che va all'esterno, quindi all'esterno si trova poi il rubinetto per la docina o per lavarsi le mani. E poi da lì invece andrò ad attaccare un flessibile con l'attacco rapido, cioè l'attacco rapido, direttamente il flessibile come questo qui, che è molto veloce da fissare. Lo attacco da qui
all'entrata del sistema di filtraggio, quindi qua sopra, e poi dall'uscita all'impianto idraulico del camion all'esterno. Ora si presenta così. Questo vabbè ce l'avevamo già, è lo sfiato del serbatoio, e questo invece è il rubinetto, vabbè non ancora fissato, però è il rubinetto che andrà collegato poi il doccino, oppure per qualsiasi evenienza abbiamo l'acqua esternamente. Oggi sono venuta anche io in camper per vedere come procedono i lavori su Zinzi. Stamattina Sebastiano ha terminato la doccia, mancano qualche dettaglio, però diciamo che il grosso è stato fatto. Tra l'altro ne stiamo approfittando appunto per fare dei miglioramenti al camper, non soltanto dal punto di vista vivibile, ma anche dal punto di vista dei servizi. Io bevo molto caffè, però a me il caffè della Mocca non mi piace, quindi volevo acquistare una macchinetta del caffè e siamo capitati su questa marca, Outing Nano. È una macchinetta del caffè molto comoda perché è portatile, quindi può essere portata in escursione o in qualsiasi ambiente, anche se si va in giornata per esempio a surfare, hai a disposizione una macchinetta del caffè e tra l'altro occupa pochissimo spazio. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo deciso di prendere questa macchinetta appunto perché occupa pochissimo spazio. Noi ovviamente l'abbiamo già utilizzata. Sono tutte... Ecco qua, questa è la macchinetta che abbiamo preso. Allora, è molto comoda questa macchinetta perché oltre al fatto che è super compatta, può essere utilizzata in due metodi, sia con il caffè macinato, quindi il classico caffè che viene utilizzato per la Mocca, oppure con le capsule. Appunto ha due metodi di preparazione del caffè. Noi penso che comunque utilizzeremo prevalentemente quello macinato della Mocca, perché Sebastiano per esempio preferisce la Mocca. Il procedimento è molto semplice perché viene messo il caffè direttamente qua dentro. Una volta messo il caffè dentro la capsula, si prende la macchinetta del caffè, si mette direttamente qua su, si chiude, ti danno a disposizione anche il bicchiere e poi qua dentro viene messa l'acqua. A questo punto bisogna aspettare che l'acqua al suo interno si riscaldi. Io in questo caso l'ho messa fredda, però è possibile metterla anche calda, quindi i tempi si restringono. Quindi adesso in questo momento dobbiamo aspettare che praticamente tutti i pallini siano pieni e una volta che l'acqua e la macchinetta sarà pronta, il caffè scenderà direttamente dentro il bicchiere. Adesso aspettiamo. Per ricaricarla è semplicissimo, ti danno un caricabatterie di tipo C e qua dietro appunto c'è l'attacco. Adesso si sente, sta per uscire il caffè, è quasi pronto. Bene, a questo punto non mi resta che berlo. Tra l'altro volevo farvi vedere come viene. Sono felicissima perché c'è la crema. Prima mi sono smontato le barre che avevamo messo sulla cabina di Zinzi per portare le tavole e alcune altre cose, e ho recuperato questi profili scatolati di ferro che avevo utilizzato per fare appunto momentaneamente queste barre portatutto, e con quelle barre portatutto, con quelli scatolati, ho realizzato le mie prime saldature. Queste prime saldature che fanno cagare, possiamo dirlo, però dai, dovrebbero tenere, dovranno sorreggere il gavone che abbiamo acquistato. Quindi farò due staffe in questo modo
come avete visto nelle immagini, per poter appunto sorreggere questo gavone dove andrò a ritirare gli attrezzi. La prima saldatura è andata proprio un po' a rilento, però piano piano ce la farò, riuscirò a fare delle saldature un po' più belline, l'importante è che reggano. Qua è tutto pronto, non ho molte possibilità e attrezzi, però sto cercando di farmi squadra con i cavalletti direttamente, e più o meno dovremmo esserci. Queste sono le staffe che andranno a reggere questi bauli che sono qua dentro. L'altra è già fatta, questa è quella che ho saldato ieri. E dopo aver realizzato la struttura che terrà i gavoni, Sebastiano ha deciso di iniziare a installare il secondo serbatoio del gasolio. Eccole qua, stamattina le ho tagliate in modo tale che non facessero lo spessore che aveva inizialmente, e poi gli ho dato una verniciata veloce giusto per proteggere la zona del taglio. Ora andrò a sistemarle qui. Devo forare la pedana dove c'è la staffa, il bullone, il ferro, e poi vado a sistemare i 4 bulloni per sorreggere le staffe, dopodiché si potrà inserire il serbatoio. Allora, ho un problema. Praticamente il serbatoio con le sue fasce, queste sono le sue originali, dovrebbe stare 1 centimetro in questa posizione, 1 centimetro o 2 più dritto, ma così facendo io non posso aprire la porta, quindi la mia posizione per poter aprire la porta è leggermente inclinato. Il problema è che il filetto della fascia, spostandolo, inclinandolo un po' di più per poter aprire la porta, non arriva, quindi il filetto non arriva alla sua staffa. Quindi dovrò andare a saldare un filetto più lungo per poterlo mantenere in questa posizione leggermente più avanti e poter stringere con le fasce. Sono riuscito ad allungare il filetto e ora faccio i buchi nelle staffe per fissare quelle 2 L che ho dato una passata di, gli ho dato una passata di zinco spray veloce, e poi quello è sistemato. Bene, ho dato una passata di idropulitrice, adesso sono belli puliti e inizio a scartavetrare. Allora, ho scartavetrato entrambi, dopo averli puliti, dopo averli scartavetrati li ho rilavati e adesso mi sono organizzata tutta la situazione e dovrò preparare la tinta alla Raptor e poi inizierò a darla. Abbiamo preso direttamente il kit che ti danno e all'interno ci sono 4 bottiglie più questo diluente. Invece questa ce l'ha gentilmente prestata Gregorio, grazie mille. Senza la sua pistola non avremmo potuto dare questa vernice. Sono abbastanza felice del risultato ottenuto, anche perché con una bomboletta di Raptor sono riuscita a fare tutti e 2, quindi è una grandissima cosa. Ne abbiamo ancora altre 3 e dovremmo fare soltanto il paraurti, quindi addirittura pensavo di utilizzare una bomboletta per parafango, invece alla fine una bomboletta è stata sufficiente per fare entrambi. E anche Sebi oggi sta dipingendo. Sto dando protettivo antiruggine a tutta questa parte qua che era messa abbastanza male.
l'unica parte che era un po' arrugginita del camion adesso torna a nuovo. Questa tinta qua la utilizziamo da un po', è veramente buona. L'avevamo comprata in Turchia la prima volta che l'abbiamo presa era in Turchia. Secondo round, adesso bisogna scartavetrare tutto qua e domani darò la Raptor. Cartavetrato tutto e domani mattina quando tornerò gli darò una passata di pulivapore e poi metterò tutto il giornale così da proteggere il restante della carrozzeria. Volevamo ricordarvi che per il mese di dicembre saremo operativi per quanto riguarda i torroni. Grazie all'acquisto contribuirete alla nostra avventura. Basterà mandare una mail su storydimannu@gmail.com.